Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del ciclo di tutorials dedicati a Tasker. Apro questo video con una notizia che penso farà piacere a molti. Finalmente Tasker parla italiano. Questo grazie allo sviluppatore Pent, che ha trovato il tempo per implementare nella nuova beta del programma la nostra traduzione e quindi per chi volesse diciamo, scaricare questa nuova beta la può trovare all'indirizzo che ho riportato qui nella descrizione del video. A schermo state vedendo i nomi di tutti coloro o buona parte di coloro che hanno contribuito alla traduzione, al progetto di traduzione in italiano di Tasker. I nomi sono elencati tutti in ordine alfabetico e fra questi trovate anche il mio, Odysseos. Spero mi perdonerete per questa attestazione di scarsa modestia, ma devo dire che sono realmente orgoglioso di aver contribuito alla realizzazione del programma Tasker in italiano, perché ritengo che questa sia una delle migliori applicazioni oggi presenti sullo store per Android. Bene, fatta allora questa premessa, cominciamo ad andare nello specifico del tutorial odierno. Oggi ci occuperemo soprattutto di vedere cosa sono i profili e i tasks e tralasceremo per il momento la trattazione di scenes e vars, scene e variabili, perché sono argomenti un po' più complessi che richiedono una trattazione più approfondita. Quindi per quanto riguarda le variabili le affronteremo molto presto, le scene invece le rimandiamo a quando passeremo dal livello principiante al livello intermedio. Bene, siamo dunque nella schermata principale di Tasker ed ecco che vediamo le nostre solite 4 tabs, le nostre 4 schede. Abbiamo la tab profili, la tab attività, sto dicendo i nomi quando saranno in italiano, e abbiamo poi la tab scenes, scene, e la tab vars, variabili. Bene, ora che cosa sono i profili e le attività, oppure profili e tasks? Diciamo subito che i tasks costituiscono un po' quella che potrebbe considerarsi l'impalcatura del programma Tasker. Possiamo considerarli come dei veri e propri contenitori nei quali noi andiamo a porre le variazioni che Tasker deve eseguire e nell'ordine in cui esso le deve eseguire. Per meglio capire di che cosa stiamo parlando, andiamo a creare un piccolo task di esempio. Allora passo a selezionare la tab Tasks e successivamente, per inserire un nuovo task, vado a cliccare sull'icona a forma di più che potete vedere qui in basso sulla destra. Ora inserisco il nome. Per questo primo task ho scelto il nome messaggio e lo vado a salvare. Ora siamo nella configurazione del nostro primo task, del task messaggio. Come vedete Tasker ci chiede di premere sul tasto più per inserire una nuova azione. Lo facciamo e si apre una schermata contenente una serie di categorie. Vedete, ce ne sono parecchie. E ognuna di queste categorie contiene a sua volta una serie di azioni. Allora, l'azione che ci interessa a noi in questo momento è contenuta nella categoria Alert, che andiamo a cliccare e andiamo a scegliere l'azione Flash. I flash, penso lo sappiate tutti, sono quei messaggi di breve durata che di tanto in tanto appaiono sullo schermo del nostro smartphone. Bene, andiamo a scrivere allora un testo da mostrare sullo schermo. Scriverò ciao a tutti e come vedete al di sotto del campo testo abbiamo la possibilità di spuntare long. Long in effetti non fa altro che aumentare di qualche secondo la permanenza del messaggio flash sul nostro schermo. Io lo vado a selezionare perché in questo modo vi darò la possibilità di vedere ancora meglio che cosa avviene.
Allora, ora salviamo quanto abbiamo fatto finora e lo facciamo andando a premere il pulsantino a forma di triangolino girato che vediamo qui in alto a sinistra, proprio di fianco all'icona di Tasker. Facendo questa operazione non solo salviamo, ma torniamo anche indietro. Ecco allora che abbiamo il nostro nuovo task messaggio con all'interno un'azione flash. Per vedere se questa azione effettivamente funziona, possiamo verificarlo subito direttamente in Tasker andando a cliccare sul pulsante di riproduzione, che è quello che abbiamo qui nella barra degli strumenti inferiore, proprio all'estrema sinistra. Quindi clicchiamo sulla riproduzione ed ecco che ci appare il nostro messaggio: ciao a tutti. Bene, se noi ogni volta che scriviamo un'azione per farla partire avessimo bisogno di andare in Tasker, di premere il pulsante play, allora Tasker non avrebbe ragione di esistere. Quindi dobbiamo avere un modo per automatizzare tutte le azioni che noi andiamo a inserire nei nostri task. E ora vediamo come si fa. Per il momento allora questo nuovo task che noi abbiamo creato non ci serve, era solo un task di esempio molto semplice, lo andiamo a cancellare e invece ne creiamo uno nuovo. Ne creiamo uno nuovo sempre cliccando sul più, immettiamo un nome e a questo punto io darò il nome volume headset, perché andremo a fare un task che all'inserimento del jack delle cuffie nel nostro smartphone andrà a settare il volume a un livello da noi stabilito. Ora salviamo il nuovo task ed ecco che dobbiamo inserire la nostra azione. Clicchiamo su più e questa volta l'azione la andiamo a prelevare dalla categoria audio, dove prenderemo Media Volume. Media Volume corrisponde al volume del riproduttore multimediale. Ora portiamo questo livello, lo portiamo per le cuffie a 11 e come vedete qui al di sotto del campo livello abbiamo display e sound. Display, se noi lo selezioniamo, ci farà vedere graficamente sullo schermo il settaggio del volume. Invece se selezioniamo sound udiremo un suono, un tono al volume del livello che noi abbiamo scelto. Potremmo selezionarli tutti e due, potremmo anche non selezionarne nessuno. Comunque io in questo momento vado a selezionare display proprio per darvi modo di vedere che cosa avviene. Quindi salvo e torno indietro, ho la mia prima azione. Questa azione la facciamo partire per verificare se effettivamente funziona. Ecco che vediamo il nostro volume sullo schermo. Bene, allora come facciamo a far sì che questa azione si svolga appena noi andiamo a inserire una cuffia nel nostro smartphone? Lo facciamo con i profili. Torniamo indietro, scegliamo il tab profili. I profili che cosa sono? Sono dei contesti, cioè delle situazioni che devono verificarsi affinché determinate azioni ad essi collegati possano essere eseguite. Ora abbiamo già selezionato la tab dei profili e andiamo ad aggiungere il nostro profilo. Clicchiamo su più, e vedete che si apre una lista di contesti: application, day, event, location, state, time. I contesti di applicazione appunto si verificano quando ci sono determinate applicazioni in corso che vengono lanciate e così via. Per ora a noi interessa sapere qual è il contesto che si attiva nel momento in cui noi inseriamo la cuffia, cioè inseriamo il jack delle cuffie nel nostro smartphone. Questo lo andiamo a trovare in state, è un contesto di stato. E in questo contesto di stato andiamo alla categoria hardware, nella quale noi troviamo il contesto headset plugged.
si apre la configurazione di headset plugged. Nel campo type noi abbiamo la possibilità di determinare che tipo di cuffia noi vogliamo che scateni questa azione. Possiamo scegliere fra qualsiasi tipo di cuffia, le cuffie quelle che contengono anche un microfono, oppure solo le cuffie che non hanno microfono. Ora per il momento ci basta selezionare Any, torniamo indietro al nostro contesto e vedete che Tasker ci chiede di associare a questo nuovo profilo che abbiamo creato un nuovo task. Se noi non avessimo creato il task che ci serviva, allora avremmo dovuto crearne uno da capo con l'azione new task, ma visto che l'abbiamo già creato andiamo a scegliere il task volume headset, che viene in questo modo associato al profilo. Vedete, fra il profilo e il nome del task è comparsa una freccetta di colore verde. Una cosa da considerare è questa specie di interruttore che voi qui vedete in alto sulla destra e attualmente è sullo stato on, cioè significa che questo profilo è attivato ed è pronto per funzionare. Qualora per qualche ragione noi volessimo che il profilo non debba attivarsi, allora non facciamo altro che andare a posizionare l'interruttore su off. Naturalmente ora lo rimettiamo su on perché ci serve e quindi andiamo prima a salvare il tutto e poi verificheremo se il nostro profilo così creato funziona. Per salvare clicchiamo sull'icona a 3 quadratini che sta qui in alto sulla destra, premiamo exit e scegliamo save first. Ora Tasker sta salvando tutto quello che abbiamo fatto finora. Ecco, in questo momento vado un attimo a portare di nuovo il mio volume a 0, così per farvi vedere che cosa effettivamente succede nel momento in cui inserisco. Ecco, siamo pronti, vado a inserire il jack della cuffia, ecco che mi è apparso il volume ed è funzionante. Come vedete abbiamo realizzato il nostro primo task. Vado a disinserire la cuffia, torno un attimo indietro, riapro Tasker, ecco, ho fatto un doppio clic, vabbè. Allora riapro Tasker ed ecco che abbiamo creato il nostro primo profilo, un profilo che per il momento non fa niente di particolare, se non quello di rilevare l'inserimento della cuffia l'inserimento del jack della cuffia nel nostro telefonino, e quindi fa partire un'azione che regola il volume del riproduttore multimediale a 11, così come noi abbiamo scelto nella creazione del nostro primo task. Bene, per il momento allora direi che possiamo terminare qui questo tutorial e con il prossimo tutorial continueremo ancora questa trattazione su profili e tasks e continueremo nella realizzazione di questo nostro primo profilo, arricchendolo e migliorandolo notevolmente. Bene, allora per il momento è veramente tutto, vi do appuntamento al prossimo tutorial.